Pochi avvenimenti della storia greca risultano ampiamente e dettagliatamente documentati come il lungo e difficile conflitto che vide opporsi le due superpotenze elleniche per antonomasia, Atene e Sparta. Tale epico scontro, noto con il nome di Guerra del Peloponneso, in realtà coinvolse nel trentennio del V secolo a.C. non solo Sparta e Atene, ma anche i rispettivi alleati e dunque gran parte del mondo greco. Alla narrazione di tale conflitto è dedicata l'opera omonima di uno storico contemporaneo di Pericle, l'ateniese Tucidide, che attraverso i suoi scritti ha permesso di conoscere per filo e per segno lo svolgimento degli avvenimenti fino all'anno 411 a.C., anno in cui la narrazione si interrompe bruscamente. Nonostante l'analisi tucididea delle cause del conflitto sia in parte condizionata da una personale interpretazione degli eventi, la sua opera si rivela tutt'oggi fondamentale per ricostruire quella complessa e problematica dinamica che portò allo scoppio della guerra stessa. Nella sua ricostruzione, basilarmente, Tucidide distingue due tipi di motivazioni. Da una parte la causa vera, che lo storico identifica nella crescente potenza ateniese e nella relativa e giustificabile preoccupazione spartana, e dall'altra ci sono le cause dichiarate, vale a dire una serie di contrasti occasionali che hanno innescato lo scoppio della guerra, alimentando le tensioni già esistenti tra le due superpotenze. La prima occasione di crisi va ricercata in una vicenda del 433 a.C., che non coinvolse direttamente gli Spartani, ma bensì i loro alleati, i Corinzi. Sembra infatti che tutto fosse nato 2 anni prima da uno scontro tra Corcira e la madrepatria Corinto per questioni legate alla comune colonia di Epidamno. Dopo aver riportato una considerevole vittoria navale, intimoriti tuttavia dai giganteschi preparativi militari intrapresi dai Corinzi, che chiedevano la rivincita, gli abitanti di Corcira ben pensarono di risolvere la questione cercando appoggio e alleanza dalla più grande potenza del tempo, ovvero Atene. L'importanza strategica di Corcira come base per la navigazione verso occidente fu in effetti l'elemento principe che convinse gli ateniesi a vincere ogni esitazione circa l'intervento nelle questioni tra Corcira e Corinto. Fu così che tra le due città si giunse alla stipula di un'alleanza a carattere puramente difensivo, ma fu solo nel 433 a.C. che in seguito ad una sconfitta dai corciresi subita presso le isole Sibota, gli ateniesi decisero di inviare una flotta di 30 navi a supporto di Corcira, che naturalmente impedì ai Corinzi di sfruttare al meglio il loro successo, costringendoli a rinunciare alla loro ferma intenzione di attaccare la polis avversaria. Le conseguenze non furono certo di poco conto. Ai motivi di rivalità già esistenti tra Atene e Corinto, che in sostanza chiamavano in causa la concorrenza per il controllo della rotta per l'Occidente, nonché comuni interessi per la Megaride, si aggiunse anche un nuovo elemento di contrasto, destinato inevitabilmente a rendere ancora più profonda la frattura che divideva le due rivali. La tensione tra Atene e Corinto salì ulteriormente con la questione legata alla colonia corinzia della Calcidica, cioè Potidea. La città, come altre poleis, faceva parte della Lega Attica, ma nel 433 a.C. venne a trovarsi in una situazione piuttosto difficile. Temendone gli ateniesi la defezione, gli stessi le intimarono di consegnare alcuni ostaggi e di abbattere un tratto di cinta muraria per interrompere gli stretti rapporti che Potidea manteneva con la madrepatria, vietando alla città perfino l'accoglienza dei magistrati corinzi, i cosiddetti epidemiurghi, che le venivano inviati da Corinto su base annuale.
il rifiuto opposto dagli abitanti di Potidea, che confidavano nell'aiuto di Sparta e del re di Macedonia Perdiccas II, fece scattare l'offensiva di Atene, che nell'estate del 432 a.C., con una flotta di 40 navi, si scagliò contro la polis calcidica, in aiuto della quale nel frattempo giunse un contingente dal Peloponneso, al comando del corinzio Aristone. Ebbe così inizio un lungo assedio che si prolungò per oltre 2 anni e che finì di conseguenza per pesare in maniera piuttosto rilevante sulle finanze dello Stato ateniese. Nello stesso anno, sempre 432 a.C., Atene fece un altro passo che la avvicinò pericolosamente alla guerra. Su proposta di Pericle venne infatti approvato un decreto che escludeva i megaresi dal porto ateniese e da tutti gli altri porti della Lega. Ampiamente discussa è stata la ragione di tale provvedimento, motivato ufficialmente con il pretesto di punire necessariamente i megaresi che avrebbero osato coltivare delle terre sacre situate ai confini dell'Attica. È ovvio che tale provvedimento venne invece ispirato con ogni probabilità da intenti di politica commerciale e difatti, bloccando il commercio megarese con l'Egeo orientale e il Mar Nero, gli ateniesi volevano privare gli stati peloponnesiaci di un importante canale di approvvigionamento di materie prime. Certo è che la mossa di Pericle arrecò un gravissimo danno ad un'economia basata essenzialmente sul commercio come quella di Megara, e pur non violando esplicitamente i termini del trattato del 446-445 a.C., ciò rappresentava comunque una vera e propria provocazione per l'intera Lega Peloponnesiaca di cui la polis colpita faceva parte. Tra gli alleati di Sparta, il partito della guerra, che aveva nei Corinzi i suoi principali sostenitori, divenne a questo punto l'orientamento predominante. Le ultime resistenze vennero proprio dalla città egemone, dove nell'autunno del 432 a.C. si svolse un vivace dibattito di cui Tucidide ci ha fornito la sua personale ricostruzione. Lo storico fa pronunciare al re Archidamo o Archidamo, secondo l'accentazione greca, un discorso che verosimilmente riflette le preoccupazioni diffuse nei vari settori dell'opinione pubblica spartana, decisamente riluttanti nell'intraprendere un conflitto che fin da subito si preannunciava lungo e difficile. A ciò ovviamente si aggiungeva la piena consapevolezza che in quanto a risorse finanziarie e potenza navale, Sparta non poteva reggere il confronto con gli avversari. Tuttavia, preoccupazioni a parte, la fazione bellicista finì per prevalere e su pressione dell'Eforo Stenelaida, la pella spartana si pronunciò a maggioranza per la guerra e analoga fu la decisione a cui giunse poco tempo dopo l'assemblea della Lega Peloponnesiaca. Nei mesi successivi ci fu in realtà un piccolo spazio per ulteriori trattative intavolate appositamente per evitare il conflitto e basate su tutta una serie di richieste dagli Spartani avanzate ad Atene e che Atene teoricamente avrebbe dovuto accettare. Oltre a rivendicare la revoca del decreto per Megara e la fine dell'assedio di Potidea, gli Spartani cercavano di accattivarsi il consenso degli alleati ateniesi, pretendendo dalla polis attica il rispetto dell'autonomia dei Greci, il che significava in pratica la rinuncia da parte di Atene al suo impero. Ovviamente Atene non poteva fare altro che rimanere ancorata alle sue posizioni, perché tale accordo l'avrebbe sicuramente svantaggiata. E per questo la polis attica non indietreggiò neanche di un passo, soprattutto in virtù della sua effettiva superiorità in campo finanziario e navale, che le assicurava buone possibilità di successo. Pericle apparve così fortemente determinato alla guerra e non ebbe alcuna difficoltà nell'indurre i suoi concittadini a seguirlo sulla strada bellicista. Furono però
i Peloponnesiaci a chiudere definitivamente la partita delle trattative, respingendo a loro volta una controproposta giunta da Pericle, che proponeva di sottoporre la controversia ad un arbitrato. Una volta che i Peloponnesiaci si assonsero pienamente la responsabilità della guerra, il conflitto scoppiò da lì a breve.